perché ho del tempo libero oggi e allora faccio una live. Allora che cosa aspetto? Faccio una live, però gli devo cambiare il titolo. Gli devo cambiare il titolo perché non mi piace, mi piace il titolo che ha. Aspetta un po', che è successo qua? Allora, cari amiche ed amici, a volte faccio dei tentativi che devo cancellare. Voi domandate ed io rispondo. Mi raccomando, se volete fare delle donazioni, come vi ho detto nel finale prima, no, cioè avete la possibilità del cuoricino grazie, poi naturalmente eh, potete anche intanto metto un po' di metadati, dico sempre che non lo farò ma lo faccio. Eh, devo ringraziare un amico che mi ha dato non so se un super chat o un grazie, un super grazie, che è un mio carissimo amico, ma io mi scordo i nomi, e quindi, come dire, adesso vi dirò di chi si tratta. Vi dirò di chi si tratta, eh, perché è una persona generosa. Purtroppo YouTube ci mette un po' di tempo a processare i video, queste le live. Vediamo di mettere la monetizzazione, sì, attivata. E poi va bene il processo di revisione, riproduci chat dal vivo. Ecco fatto. Perché io voglio ringraziare, voglio iniziare questa live ringraziando una persona, non voglio essere ingrato. Allora vediamo un po' se riesco. eh, intanto non si vede la chat nella. Allora vediamo di chi si tratta.
io non un grazie per evidenziare il suo commento, mi ha dato un grazie, facendovi vedere, potete in chat mettere o super chat o super sticker, grazie, fare anche la scritta del denaro che doni. La mia ultima live fu anarchico Pasquale, devo comprare l'estensore di wifi. Poi un'altra cosa, vediamo un po' che la qualità delle mie live è cattiva, vediamo un po', che adesso qua lo dice chi è stato che mi ha donato denaro. Ah, grazie, anarchico Pasquale Gruelico, anarchico Pasquale Gruelico, vediamo un po'. Trash Pasquale Gruelicamente Pasqualico, ecco, credo che lui, ecco, quindi l'abbiamo trovato il nostro amico che mi ha dato la donazione. Vediamo se io trovo il mio video. Grazie carissimo amico mio della tua donazione, super grazie. Ciao Federico Bargiacchi. Ciao carissimo amico mio, come stai? Spero che tu ti trovi bene, carissimo amico mio. Spero che tu ti trovi benissimo. Allora vediamo qua. Grazie carissimo amico mio della tua gentile donazione, super grazie e felice e prospero anno nuovo 2023. Dopo gli farò una dedica. Allora, cosa pensi della politica della Meloni? Non lo so, perché i politici hanno sempre dei programmi, dicono di fare tante cose diverse, poi alla fine si adattano, hanno quel senso di realpolitik che alla fine
hai capito? Non gli fa fare altro. Noi siamo alleati del patto atlantico, della nato. Ehm, Federico, secondo me San non sa chi sei ancora se gli scrivi 100 volte. Ciao, come va? Psycho, come va Psycho? Federico Bargiacchi. No, no, sto illuminato, sto illuminato. Ma perché? Magari fosse giorno e notte come da voi. Beh, c'ho una luce lì, anche di qua. Sono quelle che ancora mi durano. C'ho lì una led e una economica. Sì, 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 come no. Vabbè, allora, pensavamo tu fossi in Argentina. Dunque, Federico Bargiaco, credo di sapere chi sei perché la Psycho mi dice: Federico, secondo me San non sa chi sei, anche se gli scrivi 100 volte. Ma no, forse non so chi sei, chi sei, so chi è mi tu, perché ho capito dopo che mi ha scritto Bargiacco, Federico Bargiacchi o Bargiacco, perché lì leggo Bargiacchi, poi mi dice la Psycho: se potete diffondere, se potete diffondere fra i contatti, fra i vostri contatti, vediamo un po' se io riesco a farlo, perché io diffondo in Facebook e nessuno risponde. Però mi raccomando, non so quanto durerà questa live, perché a volte mi vengono delle cose sporadiche così. Però ecco, domandatemi qualcosa. Io penso che, come promettevano i grillini, no, con il primo periodo, il secondo periodo, i grillini che dicevano ma no, ma noi siamo diversi, siamo una cosa diversa nella politica, per favore, per cortesia, non ci scambiate, noi siamo il nuovo che avanza. Ecco, purtroppo sono stati il nuovo che avanza, nel senso che avanza, non nel senso che fanno cose nuove. Ehm, Qua io sto invitando un po' di persone, ma come al solito viene chi viene. Bene, ah sì, ti ho mandato un messaggio, mi stai seguendo? Eh, mando a tutti, mando a cavolo, mando. No, perché poi tanto se mando io, una volta ho mandato a tutti i contatti attivi di Facebook e non è venuto nessuno di Facebook, quindi mi posso scervellare, ma ciao Gabriele May, ciao Gabriele May. Poi dovete sapere che un mio carissimo amico, ancora non mi avete dato like e siete in tanti, vergogna. Pasquale praticò trash anarchico pasqual gruelicamente pasquallido, e mi ha donato, sì, c'è un video. Ciao Gabriele May, lui mi ha donato 2,50 con 50. Lui, questa persona qua,
quindi adesso che posso fare? Vediamo se riesco mi sembra che debba andare nel suo canale e qua San, sei un mendicante digitale del nuovo millennio, grazie. Sono un po' come Giuseppe Simone, oppure grazie mille della tua generosa donazione, carissimo amico mio. E beh, vabbè, ma tanto è così, no? È così, è così. Mica si fanno visualizzazioni, dunque. Vediamo un po' come rimane poi. Devo togliere l'audio, come rimane un po'. Non riesco. Ecco, ecco fatto, sono riuscito a mettere a inserire. E anche qua devo mettere con la maiuscola. Fatemi delle domande che adesso ritorno, devo scrivere di fretta. Ecco fatto. Beh, bisogna riconoscere. Io mi assomiglio molto a Gabriele May, che voglio salutare. Ciao Gabriele, ciao Gabriele May, e anche a Giuseppe Simone. Ma se tanto mi dà tanto, voglio dire, è così la vita, no? È così la vita di noi youtubers che vogliamo vivere di YouTube, eh, con 1 euro alla volta. Io intanto negli ultimi 60 minuti ho fatto 183 visualizzazioni, non so se mi spiego, cioè se me lo spiego io. Sto aumentando le visualizzazioni, è una cosa da matti. Vediamo. Guardate i video di questo carissimo amico mio, sono molto belli. Ecco qua.
ecco qua. eh, voi domandate, io rispondo vabbè, non so perché io no, veramente non, ma che casino. Annulliamo, cancelliamo. Eh, va bene così senza mettere un link. Ecco, allora sono tra di voi di nuovo, vediamo un po'. Ma che casino, oggi YouTube. Lo ricancello per la seconda volta questo messaggio. Vediamo un po'. Sì, ecco, finalmente l'ho scritto bene, perché deve rimandare al suo canale la scritta. Ecco, ecco qua, adesso sono tra di voi. Allora avete capito? San, sei un mendicante digitale, vabbè. Santi, senti ancora con Igor Shadi? Sì, mi ha donato 2,50 con 50 in un short, mi ha donato. Cosa pensi del transumanesimo? Non lo so, vedete che mi manca la luce, che note che devo accendere luci. Non lo so che cosa può essere il transumanesimo. Non lo so, non lo so proprio. Comunque se voi volete donarmi qualcosa, chat, super chat, eh, sticker, oppure sotto i miei video c'è il super grazie. Però certo ancora da quando io adesso ho fatto
177 visualizzazioni e che ci sono qualche short che fa molte visualizzazioni, gli ultimi 60 minuti. eh, Guardate un po', guardate che mi dice YouTube, guardate, tra ve lo metto qua, poi ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni, però e poi quello che mi ha detto che io addirittura sono arrivato alle 12.000 visualizzazioni le 24 ore, però per il momento le 48, però per il momento mi dice che le ultime 48 ore ho fatto 9.567. Però volevo dirvi appunto che ho fatto, guardate, gli ultimi 28 giorni, dice, ma in realtà non è così, perché io ho visto che le impennate sono gli ultimi 12 giorni. In 12 giorni e ho fatto 115.446 con un aumento rispetto al solito, perché è quello che conta, di l'incremento è stato la 103.846 in più del solito. Quindi voglio dire, c'è stato qualcosa che ha attirato molto pubblico. Vediamo un po' contenuti. E a Igor gli è piaciuto uno dove sventola la bandiera dell'Ucraina e lui mi ha donato del denaro, ecco, vi ha donato del denaro, ecco, vi metto il video che io gli ho scritto slava ucraina per vedere, così vedete come funziona nella maggior parte dei video il super super grazie. Ecco qua, quello è il video e vediamo se vi posso copiare il messaggio. Questo è quello che si legge nel suo messaggio. Igor Shaddi, ecco qua, Igor Shaddi, 7 giorni fa, un subscrittore, 2 euro di grazia. Pensavo 2,50 e oggi mi hanno regalato nella nella live che ho fatto questa mattina, questo non mi ricordo quando, questo pomeriggio, ma hanno regalato 2,50 euro, quindi andiamo già su euro 4 euro su 50. E che dire, che adesso potrei anche iniziare a dire un po' agli amici e vediamo contatti attivi. Ora c'ho dei gruppi qua di contatti attivi che io adesso sto in live. Federico della Bargia, che saluto, ciao, sto in live, non Palmon live, sono un contatto attivo in Facebook. Fabio Periotti, chi sarà mai? Ciao San, grazie del saluto, sono sempre io. Ah, ecco Federico non so se tu volevi occultare la tua identità in un altro social e io non so, forse per quello che come si chiama Psycho diceva ancora non hai capito chi sei, e quindi ti ringrazio di seguirmi
ti ho mandato il messaggio in Facebook per farmi seguire da te che già mi stai seguendo. Perfetto, grande, che genio che sono. Se l'avessi voluto fare apposta non ci sarei riuscito, invece non l'ho voluto fare apposta e adesso sto mandando un po' dei temi dell'attualità. C'ho poco da dire, per carità, perché poi c'è gente che mi dice basta di spammare, ma io che ne so, se io faccio finta sempre di niente, tanto un po' di messaggi non fanno male a nessuno. Vediamo un po', perché io dopo preferisco fare le premier, perché innanzitutto c'ho degli argomenti e non mi distrago, e poi perché a molti non gli avevo mandato un'attualizzazione dei miei video da troppo tempo e adesso sto rimediando, e poi perché diciamoci la verità, io mi distrago già per conto mio. Poi c'è gente che mi dice no basta, non vogliamo avere la tua attualizzazione, però io mando soltanto i contatti attivi. Una volta mandavo veramente, a chiunque che stavo. San, ci racconti un evento divertente che ti è successo? Aspetta, che io il bello parto in live perché ho tempo, ma non mi preparo, non preparo i compiti, quindi ecco l'evento più divertente che mi è successo questa mattina, che ci ho messo più di 10 minuti come adesso prima di iniziare a parlare di qualcosa, perché io metto la miniatura, metto la descrizione, metto i metadata, metto di tutto, ma non inizio a parlare. Per quello che poi ci aveva ragione Costantino Ru, che io saluto. Ciao Costantino, che faccio delle live con un'introduzione troppo larga. Mi sembra gli errori che facevo nei miei primi video di YouTube, che iniziavo salve, che poi mi filmavo con un cellulare piccolo economico, anche con questo, il Nokia Asha 302, oppure il Samsung Galaxy Young 5360, e non mi potevo vedere nello schermo. Qui il vostro Sant'Enchan vi saluta. Guardavo così, oggi è 23 giugno 2015, sono le 18:50. Insomma, alla fine, voglio dire, alla fine facevo un'introduzione realmente spettacolare, troppo larga, troppo larga, però diciamo che non so, devo organizzarmi. Io sono sempre pigro, c'è uno scaffale pieno di quaderni, ma non li utilizzo mai. Ciao Anna Toscana, come va? Carissima amica mia, carissima amica Anna Toscana, mi spiace molto quello che sta succedendo al tuo paese. Io quando posso farò dei video, già ne ho fatti tanti parlandone, accusando Putin di quelle cose cattive che fa. Poi se tu riesci a trovare qualcuno nella tua comunità che può essere interessato a che io faccia dei video, io faccio dei video anche a richiesta. Se la gente si abbona al mio canale oppure dà una donazione come in super grazie, il bottone che sta sotto i miei video, magari non la live adesso, ma sotto molti video rimane il commento in evidenza,
sto bene, grazie San. Bene, mi fa piacere. Allora diffondi fra i tuoi amici i miei video che ho fatto sull'Ucraina. Magari qualcuno vorrà sponsorizzare il mio canale. E poi sto vedendo che stanno aumentando gli spettatori, anche se non tutti danno like, però vabbè, è sempre qualcosa, è sempre qualcosa, che aumentino gli spettatori. Vediamo un po'. Fino adesso ho avuto 8 visualizzazioni. Vediamo un po'. Analytics del mio canale. Bene, 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 bene. C'ho 181 visualizzazioni in 60 minuti. Mhm. Vediamo che sta aumentando. Non vedo che stia aumentando. Un'intervista sta aumentando. Poi vabbè, aumentano anche collateralmente anche altri video. Ah, ecco qua, voi domandate 9 visualizzazioni. Voi domandate e io rispondo. Ho avuto poche domande, molte risposte da parte mia, ma vabbè, a parte scherzi, io considero che la lettura è molto importante perché è anche un esercizio per il cervello, è molto stimolante. Il cervello costantemente deve creare delle nuove neurosinapsi per salvare l'informazione, se no altrimenti il cervello rischia di atrofiarsi in qualche modo. È come un muscolo, anche se non è un muscolo, che si deve palestrare. Quindi mi raccomando, andate nella io in tutta la mia vita quanti ne ho letti, perché fa bene leggere, fa bene molto. E poi mi raccomando, molti di voi si lamentano giustamente della qualità dei miei video. Vediamo quanta batteria ho nel cellulare. 53%. Però io avrei bisogno di cambiare questo cellulare. Allora se voi volete che io parli in qualcosa di qualcosa in particolare e volete aiutarmi, diffondete i miei video, condivideteli. Magari io riesco a trovare un mecenate, un qualcuno che mi faccia delle donazioni, magari attraverso l'abbonamento, e io mi compro o questo cellulare Galaxy S22 serie, oppure quello che starà per uscire fra qualche mese, che è ritorna il Note, ritorna come Samsung Galaxy Note 30 o 40 ultra. Ecco, e io mi vorrei prendere o il Galaxy S23 ultra e non 22, oppure il Note 23 ultra. Però mi occorrono un po' di soldi. Anche tu sei mio amico, grazie Anna Toscana. Allora, se poi condividi Anna Toscana i miei video che guardi e che commenti, condividili con gli altri, aiuterà il mio canale a crescere. E mi raccomando, anche a tutti voi che mi seguite, che siete 5 persone, 5 spettatori, guardate i miei video e condivideteli, non guardateli soltanto. Adesso siete in 4. Vediamo un po'. Analisi del canale 169. Vediamo un po'. In 60 minuti 9 visualizzazioni, e in pratica non sono arrivato a 60 minuti. Allora, non voglio restringere le chat,
perché poi insomma monetizzazione, copyright, in attesa dei controlli, perché giustamente adesso siete in 4. Vediamo se ci sono dei commenti. Poi cambierò la copertina, non so se avete visto la copertina della live di oggi che ho fatto questa mattina. L'avrei fatta più larga la live, in questo modo attiro più spettatori, ma l'ho ritoccata e forse metterò, farò qualche cosa del genere, qualche cosa di creativo per attirare di più dopo l'attenzione della gente. Vediamo sottotitoli, se posso già. Ah no, perché l'elaborazione inizierà a breve, purtroppo finché non finisce l'elaborazione del video, e le live le elabora in molto tempo. Le premier no, le premier già sono fatte e le elabora massimo in una ora, due. A volte le live le elabora in 23 ore o 28 ore. Io ho comprovato, però già vedo che, cioè, mi stanno aumentando le ore, per fortuna, perché io avevo perso ore di visualizzazione. Adesso c'ho da 2006 a 2952, e forse quando si elaboreranno le live di oggi ci avrò più ore di visualizzazione, ma so che questo a voi ve ne può importare di meno. Allora, San, prova ad andare all'eredità da Carlo Conti. Vabbè, vabbè, no, non mi piace andare in tele. Magari vinci qualcosa. Vedo che hai tanti libri. Bravo, grazie. Bisogna leggere moltissimo. Io ho letto da quando ero piccolo, perché leggere ti permette veramente di creare e ricreare nuove connessioni neuronali. Ogni notte leggo qualcosa. Adesso non mi voglio alzare per lasciarvi soli, ma non ho dei libri qua con me perché li ho messi o nel comodino o in libreria, perché altrimenti qua lo scrittorio è piccolo e succede che si incasina tutto. Invece voglio avere un po' di spazio libero qua. Poi medito, recito dei mantra con i rosari che ho buddisti, e veramente non so se tagliare qua la live oppure che dirvi, che sono inorridito per quanto è successo e sta succedendo in Ucraina, che tutta questa violenza, tutta questa aggressione e l'aver attaccato un paese pacifico, non so perché, non so per quale ragione possano succedere queste cose al giorno d'oggi. E poi la cattura, volevo farci un video eh, di Matteo Messina, Matteo Messina Denaro, ecco, eh, Matteo Messina Denaro è stato catturato dopo 30 anni che era latitante nella sua stessa città, e lo sono riusciti a trovare con delle intercettazioni telefoniche. Qualcosa si è smosso, forse lui perché è gravemente malato. Poi comunque poraccio, 60 anni, 60 anni credo che ha, e c'ha una grave malattia. Vabbè, poraccio per modo di dire, però
adesso forse lui si è sottratto alla vendetta di colleghi suoi che se lo avessero trovato gli avrebbero dato un migliore o peggiore trattamento di quello che gli può dare la polizia e attraverso la polizia e le istituzioni carcerarie lo stato italiano. Io credo che lui si è consegnato perché stanco, vecchio, malato e perché si sapeva ricercato non soltanto dalle forze dell'ordine dalle quali ha potuto evadere per 30 anni, ma soprattutto da amici suoi, collaboratori che magari qualcuno lo avrà venduto, occhio, qualcuno lo avrà venduto, però è anche vero che magari qualcun altro gli voleva fare le scarpe, quindi prima di farsi fare un cappotto di legno ha deciso, devo prendere nota, 46 e 30, per dire alla gente degli argomenti che parlo nelle live. Ha preferito arrendersi che fare una brutta fine, perché la vita di chi si dedica a degli affari poco buoni, se no i supremi algoritmi si imbippano e mi imbippano il video, allora bisogna dire che la vita di chi fa male fatte è o finire in carcere o rimanere latitanti come ha fatto lui per 30 anni o andare a guardare le radici dei fiori dal basso, perché qualcun altro ti può trovare. In Italia c'è una democrazia per cui le istituzioni non clamano vendetta. Sana, quante ore hai di visualizzazione? Ecco, grazie della domanda. Vediamo se ti riesco. Poche, vediamo analytics, ecco, vediamo. Nell'ultimo devo recuperare perché tempo di visualizzazione in pratica ho perso tempo di visualizzazione ultimamente. Ecco qua, tempo di visualizzazione ore, devo mettere dei trattini altrimenti ecco qua, rischio di perdere ore di visualizzazioni. Ho 2953 ore di visualizzazione. Grazie agli short ho recuperato ore di visualizzazione perché stavo a 2003, però dovrei averne 4000 come minimo. Se tu saresti, Anna, carissima amica Anna, così gentile da condividere tutti i video miei che guardi e che ti piacciono, e anche da dire agli amici a cui alle amiche a cui condividi i miei video di condividerli a loro volta e di dire di guardarli e di condividerli, magari io potrei arrivare a avere 15.000 ore di visualizzazione e poi magari chissà quanto mi paga YouTube per ogni 100.000 visualizzazioni ti dà circa $100. E poi cara Anna, se tu riesci a fare in modo che qualcuno mi dia o un super grazie l'icona a forma di cuoricino sotto molti dei miei video vicino alla freccia condividi, oppure che questo sabato c'è una mia premiere sabato sera, oppure se qualcuno si può abbonare al mio canale. Il piano minimo è di $4, quello massimo di 200. Non voglio che tu, io so che tu lavori molto, lavori sodo, non voglio che tu mi doni, ma se conosci persone che avrebbero il gusto di abbonarsi al mio canale o di regalare abbonamenti, beh, te ne sarei molto grato. Poi guarda,
eh, questi ultimi 365 giorni ho fatto 571 iscritti, ma gli iscritti non sono tanto importanti perché una volta che passi 1000 iscritti già c'hai le monetizzazioni. Ecco, le entrate stimate lorde sono 83,25, ma quello che mi pagano a me è circa la metà, perché youtube si tiene il 55 per cento, quindi a me mi danno 40 e passa. Sono single, grazie, magari sì, sembro giovane, poi sarà la luce. Ma io sono nato il 26 gennaio 1969, quindi questo 26 gennaio, manca poco, farò 54 anni, 54 anni, e sono single. E sono single perché disoccupato, perché appunto come faccio a mantenere una famiglia? Poi andiamo tutte e due per la strada, capito? E così insomma, io ancora youtube non mi paga abbastanza, perché altrimenti sarebbe diverso. Comunque un mio video che ho sta facendo molte visualizzazioni, che ho sottotitolato in abbastanza idiomi, non in tutti gli idiomi, 150 o più, però andate a guardare i miei short, guardatevi i miei short, ho fatto pure una lista di riproduzione, eh, playlist, ecco qua, guardate la playlist dei miei short, e questo lo dico anche a te. Questo lo dico anche a te, carissima Anna, perché ci sono molti short sull'Ucraina, sull'Ucraina. Dovremmo lottare contro il sistema proprio come facevano. Ma noi siamo il sistema, come facciamo a lottare contro il sistema? Ma quale sistema? Il sistema, io lotto ogni giorno contro il sistema operativo Windows 11 perché si impalla, è l'unico sistema col quale riesco a lottare, o contro il quale riesco a lottare. Ok, ci provo. Moltissime grazie, carissima amica mia. Io ho fatto molti short Ucraina, però se avessi dell'appoggio almeno entro il 26 gennaio, io riuscirei a dedicarci più tempo. E poi faccio dei video a richiesta, nel senso che se mi danno un super grazie o si abbonano, io faccio delle premiere o delle live o dei video sugli argomenti che mi chiedono di fare, e se magari mi passano anche informazione, io faccio dei video proprio a richiesta, mi documento e mi dedico del tempo. San, da quanto tempo hai aperto il tuo canale? Il 7 febbraio 2013. In realtà ne avevo un altro, come ho detto nella live di oggi, che ho fondato il 7 febbraio 2010, sempre il 7 febbraio, non so perché, ma l'ho dovuto chiudere il 7 ottobre o novembre 2011 perché i video erano cattivissimi, i video erano cattivissimi, e allora ho chiuso
allora ho chiuso e l'ho riaperto il 7 febbraio 2013. Vediamo un po' di spoilerare un po'. Ci sono dei nuovi amici. In qua non sempre si può vedere la miniatura. Io vedo persone in linea, non persone magre, persone perché ho visto che non conviene mandare ai allora e uno mi ha detto io non parlo italiano, portoghese. Ah, pensa che io parlo portoghese, ma se mi vogliono fare il favore di venire in live, a Riccardo Moro, vabbè adesso basta e ho messo un po'. Allora guardatevi gli short miei. Ma che cosa farai alla tua festa di compleanno? Beh, fino al 99 andavo a fare una passeggiata con mia madre a Anzio, poi mi faceva un regalo, di solito un libro, e infine o mangiavo una torta di mandorle o il Mont Blanc con uno spumante. E adesso da molto tempo che non usciamo di casa, non mi può fare i regali, e infatti non me ne ha fatti per Natale, ma già da 2 o 3 anni. E niente, magari mangiamo qualcosa, mi farà una torta, ma non usciamo, passano gli anni, io stesso mi stanco di visitare gli stessi luoghi. Libri non ne compro più ormai dal 2009 2007, perché ne ho tanti da rileggere. Io poi li conservo in ottime condizioni. Ah, bravo, il nell'angolo, bravo bravo. Ecco, sempre sempre. Allora dicevo, io addirittura da giovane manco gli aprivo i libri, li aprivo appena così per non rovinarli. In pratica non hanno neanche la riga nel dorso, i miei libri sono proprio intatti, la copertina plastificata intatta. Allora non li compro più i libri, perché basta che prendo un libro a caso, per me è come se fosse nuovo. Pensate che il 90% dei libri li ho letti dal 1980 al 1999, cioè sono circa 23 anni, se non 33 anni,
se non 40 anni che ho questi libri, e poi qualcuno è anche dei miei genitori, e allora sono nuovi, perché per quanta memoria io possa avere dopo 20 o 40 anni, ma non mi ricordo neanche di che tratta il libro, solo vedo la copertina, ah, è un libro sul buddismo, ma altrimenti non riesco a capire di che tratta il libro, capito? Meglio romanzi o saggistica? Romanzi proprio no. Io da giovane leggevo testi di antropologia ed etnologia, poi dopo i 20 anni ho iniziato a leggere racconti più che romanzi. I romanzi no, non mi interessano molto, ma adesso voglio ritornare a leggere i promessi sposi, la divina commedia, letteratura vera e propria. Però ho letto molto Lovecraft. Ma qua che è successo? Che si è bloccato, che io mi sto seguendo nella si è bloccato, non so se era bloccato il player qua del monitor del computer, perché si vede che stavo mostrando il cellulare ma l'ho fatto vedere. Speriamo che la chat non si sia bloccata. Cosa ne pensi del Green Pass? Bisogna vaccinarsi, io mi sono vaccinato, poi per pigrizia non ho fatto la quarta, ma la devo fare perché c'è anche la quinta da fare, sta per uscire la sesta. Io ho fatto dei video sui vaccini, cercate nel mio canale vaccini. Avete visto che c'è la lente di ingrandimento, cercando, vedendo, ecco. Ti si è allungato il piede, non so, mi arrivano dei messaggi strani qua, ragazzi, no? Dalla chat di una rete sociale. E Federico Astiolfi, Marco Pavia. A volte è confusa qua la chat di Facebook, perché io voglio sapere chi è che ha ricevuto i miei messaggi e chi no. Voi che dite, la chiudo adesso la live? C'ho 4 persone che mi guardano, 3 4. Noi della chat di Gabriele siamo i tuoi maggiori seguidori. Eh sì, lo so, grazie, grazie a tutte e tutti voi, grazie a Gabriele. Peccato che Gabriele non fa mai in tempo a entrare nella mia chat. Comunque ringrazio ancora molto la signora Anna, non so se mi sta seguendo, Anna Toscana, perché lei, prendete nota, lei ha detto che mi aiuterà, cercherà di convincere qualcuno a abbonarsi al mio canale. E poi devo ringraziare il mio carissimo amico che si chiama che oggi mi ha dato, ciao carissimo amico mio, e grazie ancora una volta della tua gentile donazione. Ecco qua, mi ha donato 2,50 € trash anarchico Pasquale Gruel. Ecco, c'ha un nome che è facile da ricordarsi, no? Voi ve lo ricorderete tutti. San quanto porti di scarpe? Non so, dipende, 42 43. Purtroppo mi si è sfondato l'arco plantare perché camminavo 15 solati fino ad andare al ginnasio e mi mettevo anche pesi qua
agli stinchi, no? E camminavo anche con pesi di 2,5 kg. Poi perché mi hanno fatto un cattivo plantare anatomico e mi si è sfondato un piede, per fortuna solo uno, e poi ho le ginocchia a valve, quindi dipende. Adesso che devo portare la suola ortopedica, è alta, è alta, e queste sono più basse, sono vecchie, queste sono più basse, sono vecchie. Io adesso ne ho più alte di suole, molto più alte di queste, quindi questo ti ruba qualche taglia alle scarpe. E poi c'ho l'inconveniente che non posso prendere delle scarpe che abbiano la orma stretta, perché guarda come sono larghe queste, con i rialzi, in sughero, guarda come sono alte, guarda. E queste sono quelle più meno vecchie che ho. Vediamo quanto mi rimane la batteria del cellulare, che si sta, ah no, 49%. Questo cellulare è straordinario. Stiamo parlando del Motorola Moto X, no, quello l'ha voluto che mia madre la regalasse a mia zia. Questo è il cellulare Motorola Moto S7 Power, ma io vorrei un Galaxy S23 Ultra, oppure un Galaxy Note 23 Ultra. Se qualcuno si abbona al mio canale, perché i video non sono di buona qualità, e io vi dico perché ho il cellulare che ho. Beh, comunque per quello c'ho anche male a un piede, guarda, guardate i miei video del 2013 2014, che in pratica camminavo e rimbalzavo, perché c'avevo proprio il piede gonfio così. Poi sono andato a fare kinesiologia, e le ginocchia anche gonfie, molto più gonfie di adesso. Purtroppo adesso mi sono trascurato, voi per il covid, voi per altre cose. Dal 2017 devo fare dei plantari nuovi ortopedici, e devo andare a fare ginnastica, che non la faccio dal 2016. Oggi con il pantalone bianco sezzi, ah grazie, io volevo mettere giacca e cravatta. Dovrei stare con il cappellino marinaio, perché i marinai hanno i pantaloni bianchi e la giacca, che poi questa è una cosa del pigiama, eh? Grazie San, buonanotte. Grazie mille a te e buona notte, carissima amica mia. Ecco qua, buonanotte, buonanotte. E vediamo un po'. Sto aumentando le ore di visualizzazione. Logicamente facendo delle live. Allora mi raccomando, io adesso voglio un po' tagliare, perché non ho molti argomenti. Vi ho detto che bisogna leggere, abbiamo parlato del latitante. Mi raccomando, se potete aiutarmi fatelo, non disdegnerò i vostri aiuti.
ma poi c'è una notifica qua su Facebook. Ecco, qualcuno che gli è piaciuto il mio augurio di compleanno, che gli ho mandato il video di Mario Circello che mi dice basta Sant'Inciame, seguitemi, mettete fate clic, questo quell'altro, si dice una volta sola. Oro Mario Circello. Sono entrati molti miei amici nella live. Vediamo un po'. Devo a occhio riconoscere a chi gli ho mandato e a chi no. Ma vediamo un po' se sono rose fioriranno. Questi momenti di silenzio allora. Hai notizie di Caterina della chat di Gabriele? No, purtroppo no. San, ma tu sei nato in Argentina o in Italia? Sono nato a Roma il 26 gennaio 1969. Cerca Casalpaloco, compie delle indagini lì a Casalpaloco, domanda. Oh, l'ho detto sempre io che sono di Casalpaloco, la gente non ci crede. Adesso c'è solo due spettatori, approfitto prima che ne arrivino in 40 perché sono 73 minuti che sto facendo lo streaming, quindi arrivederci. Adesso vi dico bye bye baby, poi insomma io faccio notte, arriva l'una che sto con tutta la casa aperta, mi stanno a guardare dentro anche se sto al terzo piano. Oh, mi sembra di essere arrivederci, scusate se vi ho trattenuto fino adesso, comunque se volete rimanere un po' io intanto tanto inizio. Intanto inizio a chiudere e voi fate pure. Allora ci rivediamo, datemi un minuto che vengo, datemi un minuto, due, ciao, ci rivediamo dopo.
ecco, siete rimasti fedeli in tre spettatori, grazie mille, grazie del vostro sforzo. I cani in sottofondo, arrivederci, come sta gli olio. Sì, sono sparito così perché con le cose che succedono, insomma, infatti ci ho messo quanto 21 minuti, mamma mia. E beh, stavo 75, ci ho messo 5 minuti. Non so se poi editare questo video e tagliare oppure no, perché tanto chi è interessato a guardare le mie live sa che le faccio come le faceva Mario Circello, le faccio a caso. E invece chi non è interessato, vabbè, problema suo, insomma. Però mi raccomando, guardate i miei short. Guarda, qua si è fermato il video, si è stoppato, vediamo, guarda- guardate i miei short, ecco qua i miei short, guardate i miei short, vediamo se vi possono interessare. C'è una persona in più, se vi possono interessare i miei short, mi raccomando, fate i bravi, condividete le mie live. Allora, la meditazione, l'importanza della meditazione. Io non sono religioso, però la meditazione c'è molta importanza dal momento in cui puoi rasserenarti, e quindi io medito, recito mantra, per esempio. Adesso non so dove ho messo, ce n'ho tanti di rosari buddisti, ma ecco qua, ce ne ho tanti. Io ho fatto dei video anche in canali, un canale che per fortuna non ha avuto molto successo, che ho perso la forma di entrarvici, di accedervi. Però voglio dire, la meditazione è molto importante perché permette alla mente di raggiungere anche degli stati alteri di coscienza senza prendere stupefacenti. La meditazione ti fa raggiungere quello stupore. Io voglio fare una premiere per non distrarmi, parlando delle opere di uno scrittore italiano, il professore di letteratura inglese torinese Émile Zolla, da non confondere con l'autore di libretti teatrali francese, due persone completamente differenti. E allora la meditazione ti permette di superare veramente qualsiasi cosa. Adesso io vi devo lasciare, finalmente non arrivo all'ora e mezza, però insomma a quest'ora fare un'ora e mezza. Vi ringrazio di tutto, per tutto e a tutti. Sponsorizzatevi, sponsorizzatemi, abbonatevi, regalate abbonamenti. Ciao a tutti, ciao ciao, vi devo lasciare, ciao.